Benvenuti e bentornati in un nuovo tutorial. Oggi andremo a realizzare questo aeroplanino. Io, come potete vedere, qui l'ho realizzato con la ruota, ma voi potete realizzarlo anche senza. Il materiale che ci servirà è del cotone nero, bianco, giallo e rosso. Io vado a utilizzare questo IG della Tessiland e andrò ad utilizzare un uncinetto numero 3. Ci servirà anche una coda lana, un marcapunti, delle forbici, dell'imbottitura e degli spilli. Prima di proseguire ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto, di condividere il tutorial e che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia. Iniziamo dal colore rosso e andiamo ad avviare il nostro corpo dell'aeroplanino. Quindi avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Fate le 6 maglie basse, chiudo l'anello magico e vado a fare 6 aumenti consecutivi, un aumento in ogni maglia. Una volta fatti i 6 aumenti consecutivi, il nostro giro sarà composto da un totale di 12 maglie basse. Adesso andiamo a fare 2 giri di 12 maglie basse. In questo caso la prima maglia la marco sempre. Una volta conclusi i 2 giri di maglie basse, dobbiamo proseguire facendo i 2 giri di 12 maglie basse, dobbiamo proseguire facendo 2 maglie basse e un aumento. 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro. La prima maglia l'ho fatta, vado a fare la seconda maglia e nella successiva l'aumento. Di nuovo 2 maglie basse e nella successiva l'aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Una volta conclusi i 2 giri di 12 maglie basse, proseguiamo con un giro di nuovo di aumenti. Quindi nella maglia successiva andiamo a fare una maglia bassa, la marchiamo e nella maglia successiva facciamo un aumento. Di nuovo una maglia bassa e nella successiva un aumento. Quindi andiamo a fare una maglia bassa e un aumento per tutto il giro. Una volta finito il giro avremo un totale di 18 maglie basse. Adesso andiamo a fare 3 giri di 18 maglie basse, quindi lavoriamo 3 giri così come con le maglie come si presentano. Realizzati 3 giri di maglie basse, vado a fare, i 3 giri di 18 maglie basse, vado a fare 2 maglie basse e un aumento, 2 maglie basse fatte e adesso faccio l'aumento. Di nuovo 2 maglie basse e nella successiva un aumento.
Lavoro in questo modo per tutto il giro. Una volta finito il giro di aumenti ho un totale di 24 maglie basse. Adesso vado a lavorare 4 giri di maglie basse, sempre per un totale di 24 maglie. Una volta finiti i 4 giri di 24 maglie basse, vado a lavorare un giro con 3 maglie basse e un aumento. Prima maglia lavorata, 2, 3 e nella successiva un aumento. Di nuovo 3 maglie basse e nella successiva un aumento. Lavoro così per tutto il giro. A fine giro ho un totale di 30 maglie basse. Arrivate a questo punto devo lavorare 5 giri di 30 maglie basse, quindi lavoro 5 maglie così come le maglie si presentano. Finiti di lavorare i 5 giri di maglie basse, adesso iniziamo a lavorare le diminuzioni. Quindi andiamo a fare 3 maglie basse e una diminuzione. 3 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro. Prima maglia fatta, 2, 3 e nelle successive una diminuzione. Di nuovo 3 maglie basse e nella successiva una diminuzione, così per tutto il giro. A fine giro abbiamo un totale di 24 maglie basse. Adesso andiamo a lavorare un giro di 24 maglie basse. Lavorato il giro di maglie basse, facciamo 2 maglie basse e una diminuzione. La prima la marchiamo, seconda maglia bassa e adesso la diminuzione. Di nuovo 2 maglie basse e una diminuzione, così per tutto il giro. Finito il giro avremo un totale di 18 maglie basse. Adesso andiamo a fare una maglia bassa e una diminuzione. Prima maglia fatta, nella successiva la diminuzione. A questo punto faccio giusto le prime, lascio il lavoro un attimo in sospeso perché vado a imbottirlo. Una volta imbottito proseguo a finire questo giro, quindi con una maglia bassa e una diminuzione. Questo è il lavoro imbottito, adesso concludo il giro. Concluso il giro ho un totale di 12 maglie basse. Adesso tolgo il marcapunti. Nella maglia dove era il marcapunti, quindi nella prima maglia del giro, vado a fare una maglia bassissima, una catenella e adesso taglio il filo perché ho concluso quasi il corpo del nostro aeroplanino. Adesso ci servirà l'ago da lana e andremo a chiudere il forellino che è rimasto. Andiamo quindi a entrare in ogni maglia. Avvicino così vedete bene. Entriamo nella costina di davanti della maglia, quindi proprio in mezzo alla catenella, in questo modo.
Una volta passato il filo in tutte le maglie, lo tiro, vedete, e il nostro forellino si chiude. Adesso entro qui in un punto, faccio un nodino in modo da bloccare il filo, bello stretto, e vado a disperdere il filo all'interno della lavorazione. Qui la codina che rimane la tagliamo tranquillamente. Questo è il corpo del nostro aeroplanino. Adesso dobbiamo andare a fare le ali dell'aeroplanino. Le andremo poi ad attaccare in questo modo. Io una l'ho già fatta, ne dovremo andare a fare due. Quindi andiamo a fare la seconda insieme. Prendiamo il nostro filo giallo e avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Una volta fatto l'anello magico andiamo a fare 6 aumenti consecutivi. Fatti 6 aumenti avremo un totale di 12 maglie basse. A questo punto facciamo una maglia bassa e un aumento. Prima maglia bassa fatta e vado alla marco. Nella maglia successiva facciamo un aumento. Di nuovo una maglia bassa e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. A fine giro avremo un totale di 18 maglie basse. Adesso vado a fare 3 giri di 18 maglie basse. Questo è il risultato una volta fatti 3 giri di 18 maglie basse. Adesso andiamo a fare un giro di diminuzioni, quindi faccio una maglia bassa, la marco naturalmente e nella successiva faccio una diminuzione, di nuovo una maglia bassa, una diminuzione. Lavoro in questo modo tutto il giro. Concluso il giro dobbiamo avere un totale di 12 maglie basse. Adesso andiamo a realizzare 3 giri di 12 maglie basse. Una volta finiti i 3 giri di 12 maglie basse, tolgo i marcapunti e nella maglia che era marcata faccio una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo abbastanza lunghetto perché poi ci servirà anche per andare a cucire. E la nostra ala è conclusa. Questa è quella che abbiamo fatto insieme e questa è quella che avevo già realizzato. Adesso dobbiamo andare a fare l'elica. L'elica sarà composta da due parti. Una prima parte io l'ho già realizzata e andrà così. Adesso andremo a fare questa parte identica e la andremo poi a posizionare dall'altra parte. Provvediamo come lavorarla. Prendo il filo bianco, mi scuso in anticipo se non si vedrà benissimo, ma bianco su sfondo bianco, e andiamo a realizzare un anello magico di 6 maglie basse. Una volta fatto l'anello magico non vado a fare 6 aumenti consecutivi, ma bensì un aumento
una maglia bassa e un aumento. Quindi la prima maglia la lavoro con una maglia bassa, in questo caso io la marco già. Nella seconda maglia vado a fare un aumento, nella maglia successiva una maglia bassa e successivamente un aumento, di nuovo una maglia bassa e nella successiva un aumento. Finito il giro dobbiamo avere un totale di 9 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a lavorare 5 giri di 9 maglie basse, quindi andiamo a lavorare 5 giri con le maglie così come si presentano. Fatti i 5 giri di maglie basse, tolgo i marcapunti e vado a fare una maglia bassa e una diminuzione. Maglia bassa fatta, la marco perché è la prima del giro, e adesso vado a fare una diminuzione, una maglia bassa e una diminuzione, di nuovo una maglia bassa e una diminuzione. Finito il giro avrò un totale di 6 maglie basse. Arrivate a questo punto vado a fare un giro di 6 maglie basse, metto il marcapunti o se preferite andate a contare le maglie. 2 3 4 5 e 6. Arrivate a questo punto tolgo il marcapunti e nella maglia marcata vado a fare una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo lunghetto. E la nostra seconda parte dell'elica è conclusa. Queste due andranno messe insieme in questo modo e poi cucite qui. Adesso andremo a fare i finestrini. Questo è uno, io ne farò 2, ma voi ne potete fare 4 da mettere sia da un lato e sia dall'altro lato. Adesso vi faccio vedere come realizzarli. Sono semplicissimi e velocissimi da fare. Andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. 1 2 3 4 5 6. Chiudo l'anello magico, entro qui nella prima maglia del nostro anello e faccio una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo abbastanza lunghetto perché ci servirà per cucire. E il nostro finestrino è concluso, è davvero facilissimo farlo. Poi qui il filino dell'anello magico io lo vado ad accorciare ed ecco qui i nostri 2 finestrini conclusi. Adesso dobbiamo andare a fare la coda del nostro aeroplanino, quindi ci serviranno 2 pezzi come questo da inserire qui in questo modo. Uno l'ho già fatto, adesso vediamo come fare il secondo. Riprendiamo il nostro filato giallo e andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Fatto il nostro anello magico dobbiamo andare a lavorare 3 giri di 6 maglie basse, quindi andiamo a lavorare le maglie così come si presentano.
Lavorati 3 giri di maglie basse, vedete che il lavoro tende a girarsi al contrario. Noi lo rispingiamo in fuori aiutandoci anche con l'uncinetto, in questo modo. Adesso riprendiamo il filo, entriamo nella maglia bassa successiva, facciamo una maglia bassissima, una catenella e tagliamo il filo sempre lunghetto perché ci servirà per cucire. E anche la nostra seconda ala della coda è conclusa. Adesso dobbiamo andare a fare la terza ala della coda, che è quella che sta qua sopra. Andiamo a lavorare sempre con il giallo. Naturalmente voi potete anche cambiare di colore, non è obbligatorio utilizzare i colori che utilizzo io. Andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Fatto l'anello magico andiamo a fare 6 aumenti consecutivi. Una volta fatti 6 aumenti consecutivi vado a fare un giro di 12 maglie basse, perché una volta fatti 6 aumenti avremo un totale di 12 maglie basse, quindi lavoro un giro di maglie basse. Finito il primo giro di maglie basse vado a farne altri due, sempre di 12 maglie basse. Una volta fatti anche gli ultimi due giri di maglie basse vado a fare una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo sempre lunghetto perché ci servirà per cucire. E anche la nostra terza ala della coda è conclusa, andrà posizionata in questo modo. Tutti i pezzi del nostro aeroplanino sono conclusi, adesso sta a voi decidere se fargli qua sotto la piccola ruota oppure no. Io vi faccio vedere come farla, poi decidete voi se metterla o no. Per fare la ruota prendiamo il filo nero. Vi chiedo nuovamente scusa perché anche il filo nero non rende molto in video, però sono i passaggi di ogni amigurumi, anche se diminuisco le maglie, quindi non dovete avere nessuna difficoltà per realizzarli. Faccio un anello magico di 4 maglie basse. 1, 2, 3, 4, chiudo l'anello magico e vado a fare 4 aumenti consecutivi, quindi lavoro in ogni maglia un aumento. Uno, 2, 3 e il quarto aumento. Adesso vado a fare un giro di 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nella maglia successiva vado a fare una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo abbastanza lunghetto. E così anche la nostra ruota è stata conclusa. Questa poi la piegheremo a metà e la andremo a cucire in questo modo per poi andarla a posizionare qua sotto.
Adesso abbiamo davvero tutti i pezzi del nostro amigurumi e non ci resta che andare ad assemblarlo. I vari componenti del nostro aeroplanino vanno posizionati in questo modo. Adesso potete andare a cucirli. Nel mentre vi farò vedere anche come andare a cucire la ruota, se la volete mettere, e poi dove andare a posizionarla. Infiliamo il filo nell'ago e andiamo, vedete, a piegare a metà il nostro lavoro in questo modo. Dal video non si vede benissimo, lo so, e mi dispiace. Qui ci sono tutte le catenelle. Noi andremo a cucire questa parte qui, che è la parte libera, la andremo a cucire. Possiamo anche tranquillamente mettergli 2 punti senza fare una cucitura molto perfetta. Il mio consiglio è quello sempre di seguire le catenelle, quindi chiudere catenella da una parte e catenella dall'altra. Una volta messi i 2 punti, riprendiamo il nostro aeroplanino e dovremo andare a posizionare qua sotto la nostra ruota. Vi ricordo che tutti i pezzi tranne il corpo non vanno imbottiti, l'unico che va imbottito è il corpo dell'aeroplanino, tutti gli altri sono vuoti. Questo è l'aeroplanino una volta cucito. Se riproducete questo tutorial, mi raccomando, taggatemi così io posso sia vedervi che ricondividere i vostri lavori. Ci vediamo al prossimo tutorial, ciao!